Buongiorno ragazzi, questa giornata inizia da una pista di un aeroporto. Ebbene sì, sono sul vecchio aeroporto di Berlino, Tempelhof, che era il vecchio aeroporto della città, che ormai è stato dismesso ed è diventato un enorme parco. Vedete tutto intorno come è fatto. E cosa è successo? Ieri abbiamo finalmente comprato il furgone, abbiamo firmato il contratto, poi successivamente siamo andati a vedere un po' il muro perché tanto dovevamo un po' passare il tempo. Oggi sono di giornata libera e stamani ho ricevuto un messaggio dal concessionario che forse domani mi danno il furgone pronto con la targa e le chiavi, e quindi se tutto va bene domani si rientra. Quindi speriamo bene. Nel frattempo sfruttiamo queste giornate ed esploriamo la città di Berlino. Venite con noi e vediamo quanto tempo passa per avere il furgone. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Lì vedete c'è anche un vecchio aereo dell'epoca, un po' malconcio, che è protetto da questa rete per non farlo vandalizzare. Non che sia in perfette condizioni, ma insomma, questo è per farci capire che ci troviamo in effetti dentro un aeroporto. Questo è l'aereo, che potete vedere. In effetti qui dice che l'aereo ha subito un incidente, forse in fase di atterraggio o di decollo, e infatti ne riporta i danni. Niente, ogni tanto esce il sole, ci sono un po' di nuvole che vanno e vengono. Che bisogna fare? Bisogna aspettare e quindi facciamoci una bella passeggiata in questo aeroporto. E quando mai ci è capitato di poter camminare su una pista di atterraggio? Qui si può fare. E questa ragazzi è la pista di atterraggio, la pista principale dove una volta si alzavano e atterravano gli aeroplani, e ora ci si può camminare tranquillamente. Lì c'è tutto l'aeroporto dove c'erano i vari hangar, Berlino Tempelhof, vedete, e ora è tutto adibito a parco. Ci sono delle zone qui dove i ragazzi vengono con le tavole da surf a fare windsurf con le ruote, hanno le ruote alle tavole, fanno kite e windsurf con la vela collegata a una tavola con le ruote, hanno skateboard con le ruote, una disciplina sportiva che qui va di gran voga. Qui vedete che c'è anche il cartello dei Windsport con le aree contrassegnate dove si può andare. C'è l'area barbecue, tutte le aree per correre, per fare ginnastica, e qui dietro c'è tutto l'aeroporto con gli hangar. E sulla pista c'è anche un campo da basket, incredibile. E dentro l'aeroporto hanno fatto anche una pista per le corse con le macchine, con tanto di tribune, però è tutto chiuso e recintato, quindi non si può andare a vedere. Qui c'è anche lo stand della Porsche e qui si vedono le tribune. Qui vedete c'è anche una pista di mini golf fatta con materiale di recupero riciclato, tutto vecchi ferri arrugginiti, veramente incredibile, una pista molto particolare. Guardate che buche, questa addirittura con i vecchi frigoriferi. Che inventiva. 18 artisti hanno realizzato questo capolavoro di pista di mini golf.
Perfetto, dopo aver visitato l'aeroporto ci si merita un bel pranzetto. Oggi si pranza indiano, quindi pesce al curry, una bella birra e si prosegue. Abbiamo pranzato, preso un'altra metropolitana e tracte. Siamo scesi in questa fermata dove c'è un mega parco, così ci si rilassa. E domani si ritira il mezzo, speriamo. Siamo a Treptower Park. Quindi facciamo un giro qui intorno e direi che è giunto il momento di riposarci un pochino, perché sennò qui si pedala troppo. Bene bene. Questo parco, come vedete da sul fiume, Sprea, ed è pieno di barche, pieno di questi barconi che fanno i tour lungo la città. E poi c'è queste chiatte che hanno anche poi i pannelli solari, qui praticamente ci vivono, sono delle chiatte adibite a case. E lungo tutto il fiume c'è questo spettacolare parco, guardate qua che alberi e che ombra, che fresco che c'è qua sotto, spettacolare. E visto che la giornata è calda, mi mangio un bel gelato, cioccolato e pistacchio. E qui siamo sul ponte, vedete delle barche. Mentre da quest'altra parte del ponte vedete che skyline che si pone davanti a noi, ci sono queste due statue gigantesche in mezzo al fiume e niente, questa è Berlino. Uno scoiattolino. Uno scoiattolino esattamente in quel punto. Spettacolo. Guardate uno scoiattolino. Innanzi a questa mega pala eolica c'è il Museo della Tecnica di Berlino. Infatti ci dovrebbero essere un bel po' di cosine, infatti lì c'è anche un aeroplano. Quindi, questo è il Museo della Tecnologia, deve essere molto bello dentro. Qui
Qui sono troppo avanti, in tutti i ponti ci sono anche i salvagenti che se uno cade di sotto o si butta o va a sapere può essere soccorso. Tanta roba. Guardate che fiume con che salici piangenti spettacolari. È incredibile, è pieno di parchi, guardate che verde. Dovunque uno va trova del verde. Spettacolare. Si sta troppo bene, c'è un fresco. Troppo bello, troppo bello. Ci piace. Buongiorno, finalmente ci siamo. Oggi è giornata di relax in mezzo ai parchi berlinesi e poco fa abbiamo ricevuto il messaggio dalla concessionaria che la macchina è pronta e quindi non mi resta che andare a ritirare. Vado a ritirare il furgone. Vediamo che abbiano fatto tutto, vediamo quanto ci fanno pagare questa targa temporanea e niente, poi si ritorna a casa. Finalmente ci si è fatta. Dai, ci si vede dopo. Ragazzi, siamo a bordo e si parte. Abbiamo il furgone. Eccoci qua ragazzi, siamo a bordo del nostro furgone. L'abbiamo finalmente ritirato. Che spettacolo. Ora sono uscito subito dal parcheggio e ho iniziato a prendere la prima strada che mi portasse fuori da Berlino e dal caos. Ora guiderò per un paio d'ore. Poi sicuramente quando scenderà la notte mi fermerò a dormire e poi con calma durante il viaggio vi racconterò un po' come è andato il tutto e che dire, si parte. La strada del rientro sarà molto lunga perché ci vogliono 15 ore di guida e quasi 1400 km, quindi ci vorranno 2 giorni di viaggio, ma l'importante è essere in viaggio. E quindi, come on, andiamo e guidiamo su queste fantastiche autostrade tedesche, tutte libere, tutte gratuite, 8 corsie, 4 per lato, uno spettacolo, fantastico. Poi questo furgone va benissimo. Andiamo per Monaco, di là si va a Hamburgo e a Hannover, noi andiamo verso Monaco di Baviera. Cinque corsie ci sono qui, impressionante. Lipsia e Monaco. Bene ragazzi, lì vedete il nostro furgone che è un Fiat Ducato da 6 metri, 130 multijet e con targa tedesca, ma ora è giunta l'ora della cena. Qui lungo l'autostrada ci sono tutte queste aree di sosta con i bagni e quindi ora mi faccio una bella cenetta e poi proseguo e vediamo un po' quanti chilometri riesco a fare. Ci vediamo. E attraversiamo l'Austria, va che spettacolo! Mamma mia ragazzi, che bellezza! Ed eccoci qua, siamo arrivati finalmente a casa, il furgone è parcheggiato, questa è la dimensione, questa è la targa tedesca con scadenza 10 settembre 2021.
Dietro abbiamo due belle vetrate nere, è un 130 cavalli multijet e ora non resta che fare la camperizzazione. Vedete gli interni, è praticamente nuovo, è tenuto benissimo, il furgone sembra nuovo di pacca, fa solamente 120.000 km. Qui c'è il separatore con la finestrina, ma tanto questo lo andremo a levare. Guardate anche il cielo com'è pulito e perfetto. Portellone laterale. Questo è l'interno. Abbiamo già i pannelli che andremo a rimuovere per fare la coibentazione, due belle finestre che andremo a oscurare. Questo è il pavimento che è già presente, quindi non ci resterà che coibentarlo. Il separatore si divide, si leva, il separatore si leva. Vedete dalla finestrina vediamo tutta la cabina di pilotaggio con 3 sedili. Qui sopra abbiamo un bel piano d'appoggio, anche questo bello grande e nuovo. È veramente un bel furgone. Che si apre il portellone davanti, abbiamo dei bellissimi interni. Qui sotto abbiamo tantissimo spazio, dei bei cassettoni, un bel cassetto centrale e insomma ce n'è da fare, Qui abbiamo anche uno scomparto centrale, porta lattine, e qui abbiamo il libretto di circolazione. Importante è la data di scadenza della revisione qua sotto. Qui abbiamo l'assicurazione legata alla targa, il contratto d'acquisto e tutta la documentazione del Ducato. Qui abbiamo tutti i fogli di documenti che ci attestano l'atto di proprietà e via dicendo. Il certificato di conformità. Bene, come avete visto, comprare un furgone in Germania è semplicissimo. Non ci sono spese di passaggio di proprietà, pagate solo il mezzo e la targa di importazione. Voi potete usarla per qualunque mezzo, potete anche comprare una macchina, importarla in Italia e poi rimatricolarla con una targa italiana senza fare modifiche. Ma noi vorremmo fare delle modifiche, quindi se volete vedere come trasformeremo questo furgone, seguiteci, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e seguite le nostre avventure e la nostra camperizzazione.